È la prima volta che facciamo un vlog a 4 ruote, quindi siate pazienti. Chi è che ha detto che in America non sono accoglienti? Sono tutti accoglienti. Is this 4-wheel drive? Yeah. Perfect. Do you guys have tire chains? Yeah. Yep. Perfect. All right. Do you have a park pass? Yeah. Yeah. You guys are amazing. Buongiorno amici, siamo in van. Le cose sono andate un po' velocemente. Volevamo venire qui per entrare negli Yosemite, però oggi nevica tanto e qua invece piove. Le temperature si sono abbassate tantissimo, si va sotto lo zero durante la notte, quindi abbiamo pensato di noleggiare un van per 4 giorni. Praticamente abbiamo ritirato il van che era già buio perché a dicembre ha fatto buio alle 4 e abbiamo guidato praticamente 4 ore. Siamo arrivati a casa di Larry e Susan che ci stanno ospitando vicino al parco Yosemite. Il van è lui. È grosso, potenzialmente ci staremmo in 4. Hanno un RV anche loro, molto più grande del nostro, e la casetta. Comunque sono stati super gentili. Stamattina abbiamo bevuto un caffè insieme e visto che c'è neve e comunque sono un po' perplessi dell'uso del nostro van in Yosemite con la neve, non abbiamo le catene, ci vogliono prestare la Jeep. Why not? Anche perché anche tutta la strada da qui fino agli ingressi dovrebbe essere innevata. Io che odio la neve sono piuttosto esaltata di vederla in un parco nazionale. A me sta crescendo la voglia di un van, potrebbe essere un cambiamento fra un bel po'. Buongiorno. Stufetta, forno, microonde, frigo che non pensavamo di avere, il tè che si sta preparando con la nostra pentolina, ceneri di conforto, Prese USB. e questo diventa un letto. Ora c'è Ce n'è anche uno. ora c'è un casino, ecco. Adesso comunque cambiamo mezzo e andiamo in Jeep. Siamo in un road trip in Jeep. Che figata. Chi è che ha detto che in America non sono accoglienti? Sono tutti accoglienti. Ci hanno prestato una macchina, ma anche i nostri amici ci prestano una macchina. Dai, non è vero, alcuni amici ci hanno prestato molte macchine. 2 amici ci hanno prestato molte volte la macchina. Grazie amici. Prima volta che facciamo un vlog a 4 ruote, quindi siate pazienti. Larry è stato così gentile che, visto che avevamo guardato le previsioni e davano neve ma anche pioggia dove eravamo, insomma erano un po' confuse le previsioni, ha telefonato un suo amico che vive in alta quota vicino all'ingresso penso di Yosemite, perché gli se davvero stava nevicando o no. E stava nevicando. Ora però veramente è uscito un sole pazzesco negli ultimi 5 minuti e quindi se siamo fortunati vediamo davvero la neve per terra e il sole. Speriamo di riuscire ad arrivare che c'è ancora neve. Una ventina di miglia la situazione è già cambiata. Innevata. Un po' nevicato, poco. Quanto basta per rendere la situazione natalizia? Stavo per dire la stessa cosa. Sai che un po' mi fa piacere da dentro la macchina. Mi fa un po' piacere. Fossi in moto, meno. Siamo arrivati all'ingresso. Hi, welcome to Yosemite. Hi. How are you guys doing today? Fine, thanks you. Good. Thank you. All right. Do you guys? Is this 4-wheel drive? Yeah. Perfect. All right. Do you guys have tire chains? Yeah. Yeah. Perfect. All right. You guys are good to go. Do you have a park pass? Yeah. Yeah. You guys are amazing. Here's your park map. Okay. Thank you very much. Just to let you know, in about 9 miles, you're gonna have to put your 4-wheel drive on. Yeah. Okay. Because right now we're at 5,000 feet. In 4 miles, you'll be at 4,000 feet, and then you're gonna be climbing up the hill at that point up to 6,000 feet, Okay. and then back down. So as you're climbing up that hill, you're gonna need your It's 4-wheel better. drive on, and then from 6,000 down to 4,000, you're gonna want it on still. Okay. Yeah. Yeah. All right. Perfect. You guys got Thank it? you very much. Have Thank fun. you. Okay, enjoy. Have a nice day. Bye. Bye. Siamo arrivati in un punto dove c'è un po' di nebbia. Tipo così. Io vorrei vedere il capitano. Speriamo si lasci vedere. Dai, sembra che ci sia un po' di vista. Sembra che ci sia, sembra che ci sia. No, penso che si entri Voilà. dopo, sì. È Ligardo.
Dome. Proprio lì. Buongiorno. Freddo! Vorrei ringraziare Pablo. Grazie Pablo per i guantini. Mi ha prestato perché io sto congelato. Là ci dovrebbe essere l'Half Dome, però è coperto dalla nebbia. Yosemite Valley. Qui c'è il Capitan nascosto. Noi siamo a Tunnel View. Perché lì c'è un tunnel. E quella è la nostra jeepina prestata dal gentilissimo Larry, che ringraziamo, grande Larry. Domani torniamo per vedere questa vista senza nebbia. Forse. Speriamo. E infatti il Capitan quel giorno l'abbiamo solo intravisto. La nebbia non si è voluta fare da parte, ma noi non ci siamo arresi e il giorno dopo siamo stati premiati. Secondo giorno a Yosemite, questa volta siamo venuti in van. Abbiamo parcheggiato all'inizio del sentiero per Mariposa Grove, dove ci dovrebbero essere le sequoie giganti. Non riusciamo ad andare al parco di Sequoia, speriamo di vederle qua. C'è anche un amico uguale, Identico al nostro. Chi è lui? È gigante. Per ora ci troviamo super bene con questo camper van. si muovono un sacco di cose quando andiamo, però dovremmo solo imparare a fissarle un po' meglio. Sì. Ok, andiamo a fare questa passeggiata. Qui c'è già un esempio di quello che vedremo tra poco. Una fetta di un albero che è arrivato a 800 anni di età e che ha vissuto incendi, come si vede da questa cicatrice. Qui si vede tutto bruciato qua, e anche queste parti qui sono più scure perché quest'anno qua era l'incendio. Sì. Quest'albero era alto 60 metri e questa fetta è a 24 metri. Incredibile. La base è enorme, la fetta era qui. Si parte 1.9 non si sa cosa. Miglia, non so quanto sia. C'è scritto wear proper shoes, noi proprio proper. Ci abbiamo le scarpe da trail running. Sì, dai. Siamo appena partiti ed è già magnifico. Buongiorno. Ho trovato il mio posto. Albero su misura. Manca meno di un miglio. Piccolino c'è. Ho trovato il mio albero di Natale. Siamo arrivati a Mariposa Grove. Purtroppo questa parte è chiusa. Vediamo cosa riusciamo a vedere. È enorme. Wow. Di quelle piccole questa? Questa è di quelle piccoline, sì. Vai dall'alberello? È piccolo così. Che ne dite? È piccolino. Non lo so se è piccolino. Volevamo vedere perché dicono che il trail è chiuso e ora l'abbiamo capito. C'è un alberello sulla strada. Cioè qua arrivano questi venti, se lo porta via con tutte le radici. È enorme. Questo muschio è bellissimo, verde fosforescente. Qua sopra. Torniamo giù dalla strada asfaltata. Nella vista però non è affatto male. Giro le sequoie, finito. Ora vogliamo riuscire a fare in tempo a passare da Tunnel View, che è dove siamo andati ieri ma non si vedeva niente, e arrivare alla Yosemite Village prima che sia buio. Qua fa buio prestissimo ovviamente. Praticamente siamo al drive-in, non riusciamo a scendere dalla macchina, fa freddo, però la vista è spettacolare. E il Capitan, l'Half Dome e la Yosemite Valley, wow. Adesso scendiamo, dai. Tunnel View, Chuck 2. Ciao il Capitan, sei tu il Capitan? No, è lui, ma non credo sia veneto. Il Capitan.
Yeah, I mean, this is just one little Non ci sono parole per descriverlo. È pazzesco. Fa freddissimo. Lui è magnifico. Meraviglioso. Una volta nella vita bisogna venirci qua. Speriamo che vi sia piaciuto questo parco pazzesco, noi ci siamo letteralmente innamorati. E come dicono tutte le persone che vivono nella zona, bisognerebbe venire almeno 4 volte l'anno. In ogni stagione ha una faccia completamente diversa. Possiamo immaginarlo. Certo. Comunque è meraviglioso. Grazie ancora per averci fatto compagnia in questa esperienza particolare rispetto al solito. A breve riprenderemo le moto. Ricordatevi di iscrivervi, di mettere like. A presto, alla Ci prossima vediamo alla avventura. prossima. Ciao. Ciao. E questa è la prima volta che andiamo veramente verso sud. È credibile. Ha partecipato al GS Trophy, una delle prime donne a parteciparvi, guida la moto da quando ha 11 anni. Quindi non ho scuse praticamente. Esatto, non è più scusa. Andiamo da lei. Let's go.